Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa crostata di Pasqua. È incredibilmente golosa e semplice da realizzare. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora passiamo alla realizzazione della nostra ricetta andando in cucina e mettendoci all'opera. Iniziamo a preparare la farcia della crostata. Utilizziamo ricotta, gocce di cioccolato, zucchero semolato e infine aroma di rum. Tutti i pesi, come al solito, sono scritti in info box sotto il video. Metto lo zucchero, l'aroma di rum e aggiungo le gocce di cioccolato. La crema è pronta, la copro con la pellicola e la metto in frigo a riposare. Noi nel frattempo inizieremo la preparazione della pasta frolla. Iniziamo la lavorazione all'interno della bowl. Verso per prima cosa lo zucchero, ora verso le 2 uova e comincio a romperle. Metto subito lo zucchero vanigliato e comincio a colare a filo l'olio. Per ultimo aggiungo il lievito. Ed ora gradualmente comincio a raccogliere la farina. Possiamo lasciare la forchetta, andiamo con le mani. Un minuto e mezzo di lavorazione all'interno della ciotola senza sporcare neanche il banco e questa è la frolla che abbiamo ottenuto. Ora metto un pizzico di farina qui da un lato del banco. Taglio la frolla in 2 parti, una parte deve essere la base e quindi sarà un pochino più grande del resto dell'impasto. Prendo un foglio di carta da forno, lo infarino leggermente e col mattarello comincio a stendere. Vedete lo spessore? È di circa 3 mm, così è perfetta. Ora io ho già ritagliato a misura un disco, ecco vedete? È quasi completamente corrispondente. Ora ungo leggermente con un pennellino ed un pochino di olio questo disco, soprattutto ai bordi. Ecco, vedete? I bordi sono ben unti. Capovolgo così la carta
La tolgo, regolarizziamo leggermente i bordi prima di inserire il disco in una teglia che misura 28 cm di diametro e la base è pronta. Prendo la teglia e metto la base all'interno. Mettiamo la base da una parte, riprendiamo il foglio di carta da forno su cui abbiamo inizialmente steso la base, rimpastiamo velocemente il resto della frolla, spolveriamo di nuovo la carta e stendiamo. Come al solito regolarizzo i bordi e comincio a ritagliare delle strisce larghe circa 1,5 cm. Ora, prima di mettere la ricotta all'interno del guscio di pasta frolla, noi buchiamo la base, versiamo dentro la ricotta e ora dobbiamo mettere le strisce che abbiamo già ritagliato. Poi taglieremo la pasta in eccesso. Ora che ho messo le 5 strisce orizzontali, dobbiamo creare l'intreccio. Quindi lascio la prima, alzo la seconda, lascio la terza e alzo la quarta. Ora prendo una striscia e comincio a fare l'intreccio e riabbasso le 2 strisce che avevo alzato. Andiamo ad alzare la prima, la terza e la quinta. Poggio così la striscia verticale e richiudo. E ora è il momento di mettere la terza. Quindi alziamo di nuovo la seconda e la quarta. E riabbassiamo ancora, così fino a chiusura.
E adesso giriamo il bordo della crostata. Facciamo una leggera pressione. A questo punto, con un pochino di latte, spennelliamo la pasta frolla. Chiudo con un pochino di granella di zucchero soltanto sui bordi. E siamo pronti per infornare. Io ho preriscaldato il forno in modalità ventilata a 170 gradi e cuocerò la crostata per 35 minuti circa. Ecco la crostata di ricotta e cioccolato appena sfornata. Non trovate sia splendida? Ora la lasciamo raffreddare completamente. Siamo pronti per tagliare la nostra crostata e vedere l'interno. Eccola qui. Guardate la cottura della frolla, perfetta. Vedete? Si presenta veramente bene. È una crostata profumatissima, vi invito a prepararla. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia crostata con ricotta e gocce di cioccolato sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.